Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Toro, ascendente Toro, Luna o Venere in Toro. Andiamo a vedere come sarà questa settimana che va dal 19 al 25 agosto con questa luna piena in Acquario, sia nella parte generale che nella parte amorosa. Allora abbiamo questa luna piena in Acquario. L'Acquario è dominato da Urano. Cosa significa questa luna piena in Acquario? Facciamo la rivoluzione con le emozioni. La rivoluzione emozionale parte dal presupposto che mi alleo alle forze, agli dei che mi vengono a trovare. Mi alleo alle emozioni, a tutte quelle emozioni che sono contenute nella mia profondità, nella parte ctonia, sotterranea, nel regno di Ade, dove ci sono i miei più grandi tesori. Allora mi alleo alle emozioni affinché queste emozioni possano spaccare la diga della mente e farmi accedere all'infinita bellezza e delle infinite possibilità che la mia anima ha. E quindi invito tutte le ragazze nuove, i ragazzi nuovi a studiare i contenuti dei miei podcast, soprattutto l'arte sciamanica, affinché possiate andare ad allearvi con gli dei e vivere una realtà magnifica all'altezza della divinità che vi incarna. Detto questo, allora partiamo subito. Vediamo settimana che va dal 19 al 25 agosto. Cosa accade nella realtà 3D, karma, dharma, missione dell'anima, qual è l'approccio sciamanico, 19-25 agosto per il Toro. Vediamo. Il sonaglio, questa è la carta del potere spirituale. Questa è la carta del potere spirituale. Ci saranno cose in questa settimana che ti faranno fare clic, 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 clic. Mi viene in mente, sapete che nei rituali sciamanici, la madre terra, nei rituali sciamanici, noi abbiamo dei suoni, dei sonagli. Allora è una sorta di trance. È come se tu, cerco di spiegarmi perché l'immagine ce l'ho nella mente, è come se tu vivendo la realtà ordinaria, quotidiana, a un certo punto vedessi come un film. Lo vedessi come un film dove ti stacchi e vedi tutti i ruoli dei protagonisti proprio come se stessero mettendo in scena un film. Questa è la realtà veramente come è in realtà. Però noi siamo troppo impersonificati a volte per accorgercene. Ecco, ci sono delle campanelle. È possibile che le sentirai anche a livello uditivo, cioè delle campanelle, il tuo spirito lo spirito guida, la sposa celeste o lo sposo celeste, o il sé superiore, chiamiamolo come vogliamo, che è la stessa cosa, e ti farà aprire gli occhi da dentro e guardare proprio le cose così come sono. È la carta del potere spirituale, ti dice affidati solo allo spirito. Molto forte questa carta. Vediamo un po' che cosa succede per applicare quello che ci hanno detto. Cosa succede nella realtà 3D? Vediamo. Settimana che va dal 19 al 25 agosto. Settimana che va dal 19 al 25 agosto. Dove ci puntano l'attenzione? Vediamo. Dove che sentiremo questo spirito. Alcune di voi con questa carta qui sentiranno un avo vicino, che può essere un nonno, una nonna, un papà, una mamma, che sono dall'altra parte del velo. Sentiranno proprio sentiranno delle presenze importanti. Ok. Vediamo cosa accade in questa settimana. Il sole. Il mondo ha
però 6 di denari, guarda, io ti dico che, allora, mi dicono in primis che avrai ciò che ti spetta, va bene? Il 6 denari mi parla delle circostanze lavorative, ma non solo, perché è preceduto dal mondo e dal sole, quindi vuol dire avrai ciò che ti spetta, 6 di denari, ciò che ti spetta sia sul denaro sia nelle amicizie, c'è un equilibrio raggiunto che ritorna in questa settimana. Perché ti dico che ritorna? Perché con queste due carte potentissime in apertura mi dice che arriva una felicità dopo un periodo un po' particolare, diciamo, con il mondo. Perché il sole mi parla di allegria, di felicità, di belle notizie, che queste belle notizie ti fanno rialzare d'animo e si apre una nuova fase, una nuova tappa della tua vita che riporta equilibrio. Equilibrio vuol dire proprio il stare bene con se stessi e con gli altri. Quindi vedo amicizie, vedo allegria, vedo felicità, una nuova tappa della tua vita che ha a che fare con questo equilibrio, perché è lo spirito che ti sta guidando, una sorta di premio, sì, di adempimento giusto del lavoro svolto, del lavoro personale e anche lavoro pratico. Ti verrà dato ciò che ti spetta. Vediamo due altre. La temperanza, guarda quanti arcani maggiori di che portata. 5 di bastoni, laddove ci sono state discussioni nel lavoro, laddove ci sono state delle circostanze un po' particolari nel lavoro, laddove non c'era equilibrio sul lavoro, verrà dato equilibrio sul lavoro, seppur ci possono essere un po' di tensioni a livello lavorativo con delle persone che non la pensano come te. Però laddove ci sono tensioni sull'ambito lavorativo di persone che non la pensano come te, si cercherà di venirsi incontro, si porterà equilibrio in questo, va bene? Diciamo che è una fase della tua vita in cui ti vedo meglio di prima, più equilibrata o equilibrato, anche a livello di stato di salute. Va bene? Di stato di salute ti vedo migliorata o migliorato, perché c'è lo spirito che ti guida. Questo ti permette di affrontare anche laddove circostanze, laddove delle persone in questa settimana, magari, o la settimana che è già passata, perché a volte possiamo avere degli strascichi, no? Di situazioni emozionali. Laddove tu, che cosa è successo? Magari tu hai già avuto questi litigi nel lavoro o mancanza di incomprensione o incapacità di venirsi incontro in ambito lavorativo o in altri ambiti, perché mi aprono più ambiti, però mi battono sul livello lavorativo anche. Allora, tu hai appreso che ogni persona, o lo apprenderai bene, si suggella in te in questa settimana, grazie a queste click, che ogni persona che incontri, che hai davanti, ripeto, mi marcano l'ambito lavorativo, ma è ovunque. È una maschera del divino affinché tu possa avvicinarti alle tue emozioni profonde, come vi ho spiegato nel video Magia Pratica 1, spaccare la diga della mente e accedere alle infinite possibilità della tua anima. Qua alcune persone non la pensano come te o non l'hanno pensata come te e questo ha potuto generare delle incomprensioni. Grazie a questo tu hai portato guarigione dentro di te, ti sei avvicinata a te stessa, alla tua anima, a te stesso. O lo farai in questa settimana. Ti danno ciò che ti spetta. Vediamo un po'. Energia positiva per te. 10 di spade. Infatti ti ho detto, se c'è stata già una situazione di incomprensione o fraintendimenti in vari ambiti, mi marcano, ripeto, quello lavorativo, ma sono più ambiti. Allora te la metti alle spalle questa situazione, si apre una nuova tappa, va bene? Vediamo un po' la carta negativa. 10 di coppe. Questa non è proprio la settimana in cui c'è una totale felicità e pienezza come la vorresti tu, però la situazione migliora, mi dicono. Perché vedo allegria, gioia, diciamo che ti rialzi. 10 di coppe mi parla della la plenitude, si dice in spagnolo, no? Cioè la pienezza totale a livello emozionale. Forse non è ancora, non è diciamo la settimana in cui si ha la pienezza totale dell'amore condiviso anche con gli altri come lo vorresti tu, però la settimana del netto miglioramento, va bene? Ok, vediamo un po' cosa ti dice l'oracolo degli Angelion. Magari all'interno del contesto familiare abbiamo avuto dei litigi, possiamo avere dei litigi, la situazione ritorna in calma, diciamo. Cosa ti dicono gli Angelion? Ribaltare e invertire la visione e capovolgimento. Cosa ti ho detto? Vedrai le persone come maschere del divino.
ribalti la visione, ecco perché c'è un netto miglioramento. E se non giunge ancora questa pienezza totale a livello di condivisione familiare, condivisione con amici, condivisione di una bellissima energia con tutte le persone con le quali lo vorresti, c'è un netto miglioramento perché inizi a capovolgere la visione. Va bene? Ok, ragazze mie e ragazzi, adesso passiamo all'amore. Allora, andiamo a vedere l'amore, sia che tu abbia qualcuno nel cuore o nella mente, sia che non ci sia ancora nessuno. Vediamo un po' cosa accade in questa settimana dal 19 al 25 agosto. Cosa accade in questa settimana dal 19 al 25 agosto? Ci prendiamo prima di tutto una carta guida. Carta guida per le mie ragazze e i miei ragazzi del Toro. Gli amanti. Qua ti troverai a fare una scelta in questa settimana, una scelta d'amore, o tra due persone oppure una scelta nei confronti di una persona. Ti troverai a fare una scelta, 9 di bastoni, c'è un po' di resistenza, un po' di stare sulla difensiva o da parte tua o da parte di qualcuno. Ti troverai a fare una scelta. Hai avuto un po' di preoccupazione riguardanti una persona che si è messa in difesa oppure riguardanti tu che ti sei messa in difesa rispetto all'amore, o che puoi arrivare in questa settimana e ti vedo un po' così, o stai un po' sulla difensiva, no? Un po' stanca o stanco e ti troverai a fare una scelta. Vediamo un po' di che cosa parla. Allora, Toro, amore, 19 e 25 agosto. Toro, amore. Gli amanti, guarda, gli amanti. Qua c'è un allontanamento emotivo. O ti sei allontanata da qualcuno, o ti sei allontanato da qualcuno, qualcuno si è allontanato. C'è una distanza qui. Bisogna fare una scelta. Vediamo un po' di che cosa si tratta, me lo marcano forte. Energia attuale, energia positiva, energia negativa, energia passata, futura, passata, futura e conclusione di energia futura. Qua abbiamo il 6 di spade. Sì, 4 di coppe, 10 di denari, 8 di coppe. Qua c'è stato un allontanamento emotivo con qualcuno, un allontanamento con qualcuno. Ti sei dedicato alla tua stabilità. A livello amoroso io vedo che qua c'era insoddisfazione rispetto a una relazione. Ho insoddisfazione e qua c'è un allontanamento. Vediamo un po'. Energia attuale, amore Toro. Ti vedo concentrato sul tuo lavoro e sulle tue cose, cavallo di denari. L'amore sta andando un po' lento come energia attuale. Ti vedo concentrato sulle cose che ti portano stabilità, lavoro, denaro. Vediamo al positivo. Al positivo ci sei tu, regina di bastoni. Diciamo che riprendi il controllo di una situazione che era un po' sbilanciata. Oppure ti vedo molto popolare o piena di, di forza, o pieno di forza, di energia, di grinta, anche se sei uomo, Ti vedo riprenderti il potere in mano. Ti vedo avere le cose sotto controllo, prendere le giuste decisioni come ti garba di più. Il blocco qual è? 2 di bastoni, appunto, prendere una decisione, il blocco. Prendere una decisione o tra due persone, oppure prendere una decisione rispetto a una persona o rispetto all'amore. Diciamo che ti metti come priorità, ecco. Vediamo che è successo nel passato. 9 di denari, asso di denari. Io credo che nel passato ti sei dedicato molto alla realizzazione dei tuoi progetti personali, di un progetto personale o nel lavoro. Oppure abbiamo avuto a che fare con una persona un po' più concentrata troppo sul lavoro, con energia un po' più individualista, e tu non sapevi cosa pensare di questa persona o non sapevi che scelta fare nei confronti di questa persona, oppure questa è la tua energia. Vediamo cosa succede nei prossimi giorni, 19-25 agosto, amore Toro. 3 di coppe, 8 di spade, il mago.
Guarda, io qua vedo, se sei singolo per esempio, vedo che conosci gente nuova. Vedo che conosci gente nuova, tre di bastoni, ti apri al nuovo, e diciamo che all'inizio ci possono essere un po' di blocchi tuoi mentali, però con il mago mi dice che assolutamente qua c'è un'opportunità importante con qualcuno. Anche se hai una persona di interesse, io qua vedo più dedicata al suo lavoro, alle sue cose, vedo che qua c'è allegria, c'è riconciliazione e si risolvono le questioni legate ai blocchi. Il mago mi parla di una persona che vuole manifestare un'opportunità con te, numero uno, no? Si riparte con un'opportunità. E io qua vedo che tu hai la situazione sotto controllo. Vediamo cosa c'è dopo il mago. Il paggio di bastoni. Sì, vedo qua una persona molto interessata a te da un punto di vista passionale, sensuale, sessuale, che vuole un'opportunità con te. E ti vedo aperta a questo, vedo che hai la situazione sotto controllo, vedo che fai questa scelta di aprirti, insomma, ok? Sì. Vediamo un po' cosa ci raccontano i mini tarocchi. Vedo una persona molto interessata a te, a cui piaci moltissimo da un punto di vista sensuale, passionale, anche di scoperta. Vediamo energia attuale per il toro, cavallo di denari, 4 di bastoni. Ti vedo focalizzata sulla tua stabilità. Casa, denaro, lavoro, investire denaro per casa, anche progetti sulla casa o lavorare da casa o proprio sul lavoro, sulla tua stabilità in questo momento. Regina di bastoni al positivo, qua c'è l'amore, 2 di coppe ragazze mie al positivo, qua c'è una persona a cui piaci molto, a cui piaci molto, vedi cavallo di denari, qua di nuovo una persona che vuole darti un'offerta in concreto, seppur può andare un po' lenta questa cosa, però vuole darti un'offerta in concreto. 2 di bastoni al blocco e al blocco alla carta negativa, 6 di coppe. Può essere un po' difficile per te lasciare andare alcuni eventi del passato che sono successi tra te e questa persona, oppure può essere un po' difficile aprirti al nuovo e lasciare andare il vecchio, il passato. Giusto questo, eh. Mm. Vediamo l'asso di denari, il 9 di denari, passato, 3 di bastoni. O c'era una distanza tra te e questa persona, di nuovo asso di denari, 9 di denari, 3 di coppe di nuovo. O c'era una distanza o c'erano 3 persone anche. E diciamo che la cosa è andata lenta o per distanza o perché questa persona era molto impegnata sulle sue cose, sul suo lavoro e quindi poca disponibilità alla diversione, all'allegria, alla condivisione. Per alcuni di voi hanno aspettato questa persona, però poi si sono dedicate al loro lavoro e alle loro cose, alla loro casa. Sì, c'è molta attesa in questa cosa, che alcuni di voi erano un po' stanchi di questa attesa. Oppure qua semplicemente vi siete aperti ai vostri amici, al vostro lavoro. Diciamo che nell'amore, arrivando questa persona, se sei singolo per esempio, fai un po' di fatica, guardi un po' al passato, no? Un po' di fatica a metterti alle spalle il passato, ma qua vedo che lo fai. Vediamo 3 di coppe, 10 di bastoni. O ti fa fatica il fatto che questa persona voglia più una situazione più leggera che meno impegnativa, ti ha fatto fatica questo, ti fa fatica aprirti alla condivisione con gente nuova. Però qua io vedo una condivisione vis-à-vis, cioè c'è un potenziale importante, mi dicono qua. Vediamo 8 di spade, 7 di bastoni. Inizialmente metti un po' di limiti, un po' di difese a questa persona. Vediamo il mago, 9 di spade. Sei preoccupata perché questa persona vuole qualcosa, insiste, però tu sei preoccupata, magari non vuoi ripetere le stesse cose che hai ripetuto in passato, un po' preoccupata ti vedo. Vediamo il paggio di bastoni, asso di denari. Qua vedo un'opportunità in concreto però, asso di denari, vedo un'opportunità in concreto con questa persona, seppure alcune volte la tua mente può fagocitarti e farti arrovellare un po' la testa rispetto
a come dovrebbe essere o come si dovrebbe fare una relazione, questo è il senso, perché io qua vedo che c'è una bellissima condivisione, ma a volte la tua mente 8 di spade, 9 di spade, secondo secondo il sistema di credenze può rovellarti un po' la testa. Quindi ragazze mie, ragazze, fatevi le meditazioni che vi ho messo guidate per discernere tra mente e istinto e cuore. Qua mi dicono che c'è un potenziale, seppur può essere un potenziale che si sviluppa non proprio in questa settimana, anche se in questa settimana avete, diciamo, delle avvisaglie di questo, però settimana successiva, 10-15 giorni, poi sì. Per carità, per alcuni si sviluppa in questa settimana, però vi vedo un po' sulla difensiva, un po' con la mente così, però l'amore è uscito a tuo, cioè a favore in questa settimana. Ok ragazze mie e ragazzi, vediamo cosa ti dicono gli oracoli, lui, lei, che non lasciano spazio al dubbio. Con i miei oracoli per le ragazze nuove li trovate sotto all'info box in descrizione. Cosa ti dirà questo mago? L'amore è follia. Guarda, l'amore è follia con il mago, no? Il mago è proprio colui che è folle, ve lo dico sempre, colui che la mente razionale o troppo razionali giudicano folle, appunto, irrazionale, ma meno male. Cioè l'amore arriva, Eros arriva, non sai quando arriva e a volte la nostra mente lo blocca. E il problema è che ci facciamo troppi costrutti su come dovrebbe essere una relazione o le storie. Io ve lo insegno sempre in tutti i podcast, cerco di passarvi le informazioni reali, no? Allora, la vita è un attimo, la vita è adesso. Quindi l'amore è follia, viviti quello che è, senza far entrare queste spade che sono predominanti qua. Come lo senti tu? Vediamo cos'altro. Solo tu mi fai sentire così. Qua c'è una persona a cui solo tu fai sentire in un certo modo. Come lo fai sentire questa persona? Con creatività, con entusiasmo, la voglia di scoprire, di esplorare orizzonti insieme a te. Vediamo cos'altro ti dirà questa persona. Sei bella da togliere il fiato. Sei bella da togliere il fiato, gli togli il fiato a questa persona. D'altronde mi esci tu al positivo come regina di bastoni, anche se sei uomo, affiancato dal 2 di coppe. Questa è una persona veramente che vuole un'opportunità importante con te. Sei bella da togliere il fiato. Là là, che dichiarazione. Bellissimo. Qua abbiamo i segni del gemelli, dell'acquario, e del ariete, leone, sagittario. Vediamo cos'altro. L'ultima carta dei Rider White. 8 i denari. Ti vedo molto impegnata sul lavoro, impegnato sul lavoro. Vedo che hai il controllo della situazione, stai un po' sulla difensiva rispetto all'altro e l'altro aspetterà i tuoi tempi. Ti vedo molto impegnata sul lavoro. E soprattutto l'8 i denari però allo stesso tempo mi parla anche, vedi, asso i denari, di una persona che vuole far funzionare le cose insieme a te. Tu metti come priorità la tua stabilità e il tuo lavoro, tant'è che ti ho come priorità qui come regina di bastoni, però anche la stessa carta indica che si vuole mettere un impegno a far funzionare le cose. Bellissimo. Vediamo un po' cosa ti dicono gli oracoli. Tagliar legna, un aiuto, rigenerazione. Queste carte mi stanno dicendo che qua tagliar legna significa tagliare i rami secchi, no? quello che non serve, alleggerirsi. Un aiuto è proprio una persona che ti viene incontro, e rigenerazione è una carta di la voglia di rigenerare un rapporto laddove ci sono state delle cose che non andavano o incomprensioni, e la voglia anche di far spuntare qua, come le foglioline ci insegnano, qualcosa di nuovo grazie a un provare o a un riprovare qualcosa per far funzionare le cose, ok? Quindi, ragazzi miei, ragazzi, io vi faccio un grandissimo in bocca al lupo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica! Mua!